nelle puntate precedenti. Ma raga, ma lo sentite anche voi questo odore di... È una cosa che non ho capito. Conoscete cos'è questo? Non ho capita. Lunedì 3 marzo. Già marzo. Cari amici, buongiorno, benvenuti in una nuova ed esilarante settimana. Come vedete, non siamo a Dublino. Se ancora non sai perché sono qui, riguardate il video di settimana scorsa e sappi che uscirà uno speciale solo su... Andiamo a fare colazione. Ciao YouTube. Ciao Signori, giorno 2. Bella fresca, c'è un bel sole. Questa è la vista. Stiamo aspettando Bruno che è andato a fare lo ski pass per oggi. Adesso noi prendiamo questa simpatica seggiovia e andiamo di là. Signori, si va. Ma chi non vuoi la racchetta? Vuoi una racchetta? No, grazie. Non vuole una racchetta, voi volete una racchetta? Eccoci ora al carosello 3000, ovvero come suggerisce la parola, siamo a 3000 metri. Pillo! Com'è che è andata Bruno? Spiega. Com'è andata? Tortello, no anzi pennuto. Cosa ha Perché detto? qua se lo merita. Cosa ha detto? E fa, ma sì dai andiamo dritti che tanto la strada sembra larga. Sì, che bella larga. Ragazzi quella è la pista larga. Scusa. L'avevo sembrava più larga effettivamente. Quella ho sbagliato, capita. Play on the run, baby. Oh well, oh well, oh well. I'm not gonna like it, baby. Cosa di meglio di un borghetto così carino e innevato? Guido abbastanza enigmatico mi ha detto di entrare al bagno dei maschi e di guardare in alto a sinistra e si guarda cosa è successo. Io ragazzi non ci posso credere. C'è anche lì. Che non metti a fuoco, dai. Avete capito questo? Ah, signori, sciata finita. Secondo giorno andato, è stato molto bello, un po' più pieno di ieri, nonostante era lunedì. Non mi ero mica accorto io. Cosa è successo alla mia faccia? Oh cacchio! Gente, io ci provo, non assicuro niente, ci proviamo. Trovate l'intruso, sembri Max Felicitas vecchio. Vorrei avere la forza del corpo. Ma basta cincischiare, se a correre, L'ultima cena di Livigno. Raga, bellissima. È molto buono. Posso assaggiare? No. Martedì 4 marzo. Gli impianti sono ancora chiusi. E oggi è l'ultimo giorno qui a Livigno. Un po' grappato. Stanzetta. Ci vediamo. Ma non andate via perché il video non finisce qua. E adesso andiamo a Livigno paese a vedere le cose che costano poco. C'ho delle labbra distrutte. Guardate che schifo.
Abbiamo lasciato ora l'albergo. Salutiamo gli impianti. Gianni saluta gli impianti, bravissimo. Livigno, 1800 metri d'altezza, ed è famoso in quanto non si paga l'IVA. No, non vale la pena. No, ci stiamo rendendo conto che non vale la pena comprare tutte le cose da sci, considerando che siamo a marzo e quindi fine stagione e dovrebbero costare meno. Maggiorano molto spesso i prezzi per poi farteli comunque a prezzi comunque alti. Però ragazzi, ad esempio l'alcol, questi sono i prezzi dell'alcol. Però considerate che avete un limite per uscire da Livigno, ovviamente, perché sennò avrebbero qua i camion. Un litro a testa solo. Ma tu sei un gioco bellissimo, molto stanco. C'è un vetro in mezzo. Penso parlasse di noi. Ho preso 6 steak di dadi di pollo. Gianni, ovviamente se ti chiedono 3 miei, 3 tuoi, vero? 3 miei dadi e 3 tuoi dadi di pollo, perché se ci fermano alla dogana potremo prendere la multa. E quanti dadi di pollo hai preso? No, Bruno e... Ah, stanno controllando tutto. Aia, aia. Li hanno presi. I nostri del pollo, i nostri dadi di pollo sono passati. Sì, fanno l'esame della prostata, sicuro. Ho dato la tavola di Bruno, poi io gli ho spiegato che gli sci che avevo lì non erano i miei ma erano di un altro che era su un'altra macchina. Poi mi hanno guardato la giacca, guardato dentro c'erano le etichette e vabbè, intanto fammi vedere anche il documento. Niente, è stato lì che... Siamo ora in questo fantastico posto sul lago di Iseo, che tra un poco vi faccio vedere. Fanno tutti i frettini e anche degli aperitivi degni di nota. Vedete lì c'è il lago. Ho mangiato anche le rane l'anno scorso, è buonissima. Vino e gambero. Ed eccoci arrivati a casa per questa che sarà l'ultima sera. Domani sera torniamo a Dublino. Certo. Mercoledì 5 marzo. Stasera torniamo a Dublino. Stanno imbarcando. Arrivati. In tutto questo sono ancora lì. Giovedì 6 marzo. Colazione, poi devo sistemare casa che c'è un po' di bordello e devo anche registrare delle parti per il video. Ovviamente non si lavora perché inizio a lavorare lunedì. Non vi spoilerò niente, lo vedrete nel video di settimana prossima. Non vi inizi ancora. Settimana prossima vi spiegherò anche bene quello che andrò a fare, soprattutto perché qualcuno di voi nei commenti mi ha chiesto di andare un po' più specifico nel lavoro che faccio qua a Dublino. Di conseguenza sarà un po' più tecnico. Mi fa male anche l'orecchio sinistro, tantissimo, perché sono andato in fondo col cotton fioc, perché sono stupido. Guardate, Enuncia i nostri amici a casa, cosa andiamo a fare? A mangiare sushi, ovviamente. Siamo in 3, 1, 2 e 3. Ci riproviamo, guardiamo cosa riusciranno a sbagliare. Dai, perché tu... Ma poi con quel naso, sì. Esatto. Allora, questo abbinamento mi piace tanto. Davvero, anche il mio. Però proprio non è bello, tutto jeans, però con dei jeans diverso. E poi questo azzurrino con questo verdino non ci sta proprio bene. Ma io non vedo. Cosa? Continuano a darci tipo più bacchette perché pensano che sia il cibo tipo di persone. Stavolta ha messo tutto, quindi? Sì. Incredibile. Ah. Venerdì 7. Polleggiamento. Ho iniziato a editare questo video in cui mi lamento degli irlandesi. Ho anche comprato 2 biglietti del treno perché domenica devo andare in un posto che vedrete alla fine di questo video per lavoro, perché sì raga, lunedì cominciamo a lavorare a 200 km più o meno da Dublino, a sud. Non ci sono mai stato e ci rimarrò fino a mercoledì della settimana prossima. E tra l'altro, adesso che ci penso, il video di settimana prossima ci sarà anche la maratona di Roma. Ah, stavo per dire domenica. Sabato 8 marzo, auguri! Esatto. Guardate, una persona sponsorizzata come Meccia, come tutto perfetto, e uno che invece si deve arrangiare. È ancora un figlio della calle. Lei c'ha la collezione primavera, estate, inverno, autunno. Andiamo a fare la cacca adesso, perché anche gli Asics Frontrunner sono dei comuni mortali a volte.
alle 12:30, 27 di sabato 8 marzo, quindi anche la festa della donna, succede qualcosa che mai mi sarei immaginato potesse succedere. Dopo quasi 2 anni assaggia il suo primo breakfast roll irlandese. Buono? Classica formata. Cos'è che c'è dentro? Salsicciotto, Mm. bacon, uovo e ketchup. Composto da te, io non voglio avere la responsabilità di abbinamenti strani. No, ma è buono. Vabbè. Io non capisco perché, non lo so ragazzi, non so neanche io perché. Cioè, ci credete che questa pizza è stata fatta da quella del Tesco? Anche questa. Stiamo parlando. Giuro che domenica non ho capito perché sta facendo questa cosa, ma tutto un movimento gratis. Perché fai questo? Perché non ti stai sbrigando, se ne ha da 2 ore. Aia. Pulite dappertutto. Sta succedendo. Siamo usciti di casa, non per correre. Guardate. Pensavo fosse la cosa clou, fosse l'occhiale da sole invece. No, ma stiamo uscendo e non per correre. Stiamo andando a fare un brunch. Guardate, gente che corre. Sfigati. La nuova droga del 2025. L'Irlanda è quel posto che ai primi di marzo, primo soletto, sei portato a metterti i pantaloncini corti e con 12 gradi a mangiarti il tuo primo gelato e a accettarla come se fosse una cosa normalissima. Ore 16:48 di domenica si va col treno a Waterford, dove inizierò domani il nuovo lavoro, in cui lavorerò 4 giorni da casa e 1 in cantiere. Finalmente spoiler anche queste cose. Waterford è una località, è una cittadina che sta a sud dell'Irlanda e passerò appunto lì 3 giorni che saranno però nel video di settimana prossima. È tutto nuovo, non sono mai stato là. Ci troviamo al momento a Euston Station, che è la stazione dove già siamo stati in questo video che vi lascio qua. Se non avete visto andate a vederlo perché vi faccio di fare un giro anche a Limerick, visto che qualcuno di voi mi ha chiesto di far vedere non solo Dublino. C'è un po' più di gente rispetto a quando sono venuto alle 5 la mattina. Arrivati a Waterford, come dice anche quel cartello, non ho idea di dove sia e cosa debba fare. Seguo gente. Alla stazione presente anche foto di druidi locali, persone di alto rango del posto. La stazione comunque, come tutte le stazioni irlandesi, sono particolarmente piccole. Signori, siamo arrivati. 203. Che piacevole odore di nuovo. Qui vado al labirinto. Veloce room tour. Abbiamo l'ingresso principale che dà sulla camera, che è molto carino. Ci sono un'infinità di letti non necessari, un simpatico coso, televisione, uno specchio padronale, un armadio un po' roulotte, il bagno con una doccia molto carina. Una cosa che assolutamente voglio vedere se c'è è il frigo bar, perché in caso ci fosse potrei metterci delle cose che compro facendo la spesa al supermercato, ma purtroppo non c'è. Saranno 3 giorni nei quali dovremo un pochettino attrezzarci. La vista una discarica, anche perché siamo completamente in una zona industriale, però la stanza è bella. E poi la cosa più importante che a Limerick mi sono dimenticato di documentare è questa. Il letto è carino. E in tutto questo la cucina ha chiuso, quindi io fino a domani mattina non posso mangiare. Speriamo non mi venga fame. Ho guardato fuori, sono completamente in zona industriale e non c'è niente. Ci sono le concessionarie. Perfetto. E adesso mi metto a editare il video che esce domani sera, altrimenti non uscirà mai. Noi ci vediamo settimana prossima per una nuova ed esilarante settimana che inizierà con il lavoro nuovo, quindi iscriviti al canale per non perderti tutte le novità. Sì, un altro lavoro. Ci vediamo settimana prossima. E raga, grazie mille per essere iscritti, e se non sei iscritto grazie lo stesso per essere arrivato fino adesso. Ciao.